L'arrivo è stato traumatico, arrivare alle 7 della mattina senza il bagaglio. Usciti dalla metro a Beijing, giriamo l'angolo e vediamo questo mercato pieno, zeppo di persone. Non si poteva passare con le valigie, eravamo fregati, eravamo in trappola. Lo shock iniziale del mercato affollato è passato in secondo piano dopo aver visto gli anziani che erano lì che giocavano a dama e soprattutto un bambino che stava disegnando con un pennello questi ideogrammi cinesi davanti a una casa in pieno stile Hutong. È strano vedere un bambino così piccolo dedicarsi ad una tradizione che invece è così antica, anziché giocare con altri bambini lungo la strada. È stato il miglior benvenuto che potevamo ricevere, appunto vivendo la vera genuinità della vita cinese. Sono stato in un po' di paesi ma non mi è mai capitato di sentire così tanto caldo. Mi sveglio e sono sudato. Esco dalla doccia e comincio già a sudare. Vado a visitare i musei e pezzo. Vado a skidare e pezzo ancora. Vado a cena e pezzo ancora. 24 ore su 24. Sono gialli, lunghi e belli. Cosa hai fatto ai tuoi capelli? Eravamo talmente presi bene dallo sport che volevamo solo skateare, però dato che avevamo questo progetto comune, ognuno ha fatto la sua parte e alla fine abbiamo portato a casa tanto materiale. Faceva caldissimo durante il giorno, quindi abbiamo deciso di skateare di notte e trovavamo le piazze piene di persone che ballavano, che cantavano, che vivevano la piazza. Street spot in Cina sono davvero incredibili. L'unica pecca è che improvvisamente si popolano di gente, bambini con i pattini, persone che occupano la piazza e la rende viva. Da un certo punto di vista è molto figo, però sei costretto a fermarti. I trasporti pubblici erano super efficienti, c'erano 15 linee di metro sia a Pechino che a Shanghai.
Eravamo tutti tranquilli dentro la metropolitana tranne Gab. E il problema di Gab era l'aria condizionata. Mal di gola dal primo giorno. Una delle cose più curiose che ho notato è che per loro noi eravamo una vera e propria attrazione turistica. Quando andavamo in giro ci chiedevano di fare una foto assieme, per loro magari era normale così. Ti chiedono se puoi fare la foto col figlio, con la sorella. Questo faceva molto ridere perché non ce l'aspettavamo. Non erano i monumenti, le statue, eravamo noi occidentali l'attrazione. Colpisce questa cosa, il fatto come loro ci osservino, anche banalmente spingendoci in strada, anche senza dover necessariamente fare qualche trick, anche con una semplice tavola in mano loro ti guardano con quasi ammirazione e stupore poi. Sia a Pechino che a Shanghai c'è tantissimo contrasto tra la parte moderna e la parte antica ed è veramente bello vedere come le due parti si fondono assieme. Beijing è stata una figata sicuramente. Magari ci saranno anche più spot qui a Shanghai, però dal punto di vista forse di quello che è la vera Cina ho idea che sia molto meglio insomma la città di Pechino. La visita alla Grande Muraglia è stata faticosa, ma si è rivelata poi un'esperienza davvero unica. La parte che abbiamo visitato si chiama Muta Niu, il cui significato è ammirare i campi e la valle. Ed è un nome che è veramente azzeccato, perché dopo aver fatto tutta quella fatica arrivi nel punto giusto e la vista è davvero spettacolare. La muraglia è particolare, anche se devo dire che la cosa più divertente è stata fare il carretto, quello dove andavo giù a stecca, ci siamo un po' schiantati. E assomiglia molto a un bob estivo, quindi tu vai giù dritto a una velocità indeterminata, fino a che praticamente alla fine ti schianti con quello davanti, che poveretto, mi è capitato. Oh, piano, 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 piano! 他们往西走啊！我知道，这龙宫最大牌子进去，就在这边，娃哈哈这台就认识了。Il casino vero è il traffico e la gente. Totale anarchia nel girare la città. Hello! I carretti motorizzati, che sono i migliori a batteria, che non li senti arrivare e tu non sai mai cosa devi fare perché passi col verde ma ci sono le macchine che passano lo stesso, i carretti sono esenti dai segnali stradali, però sono bellissimi. Cioè io ne vorrei avere uno per spostarmi a Milano con il carretto dietro.
Un'abitudine che hanno gli anziani è usare dei grossi pennelli imbevuti in acqua e disegnare per terra dei caratteri cinesi. È veramente molto bello vedere queste tradizioni che hanno, perché per noi sono usanze che non siamo abituati a vedere e colpiscono molto. Questo è un po' quello che dicevamo prima parlando delle piazze, cioè loro vivono molto la città, vivono molto i luoghi, fanno molto comunità tra di loro, ma allo stesso tempo a loro piace interagire appunto con le persone. Ognuno fa quello che vuole. Businessman, fianco quell'altro in ciabatte e mutande. Ci siamo messi a giocare con questo signore che avrà avuto circa 60 anni. È molto bella questa relazione che si riesce a creare con tutte le persone. Gli spot erano eccezionali, il flat era sempre perfetto, qualsiasi posto siamo andati. Shanghai credo che sia la miglior città che ho mai skatato. Ho avuto modo di visitare un paese che nulla c'entra con qualsiasi posto io abbia mai visto nella mia vita. La vacanza più bella della mia vita, da rifare assolutamente. I'm gonna take you guys around Shanghai. Gonna go show you some of the spots.